benvenuti al quarto capitolo del Tao Te Ching. I primi tre sono stati abbastanza intensi e vi prometto che anche questo quarto non sarà di meno, ma è molto interessante perché ci addentriamo sempre più dentro quella che è l'anima della filosofia taoista e scopriamo passo dopo passo come questa sia effettivamente molto più vicina e applicabile alla vita dei giorni nostri di quanto in realtà non avremmo pensato. Magari vi lascio qualche secondo per vedere se riuscite a collegarvi. È un capitolo breve, vi anticipo già. Il Tao è vuoto. No, non è questo il capitolo, il titolo, però comunque è abbastanza breve. Adesso vado a leggervelo così vi rendete conto. Il Tao è vuoto, ma usandolo appena non trabocca. Insondabile. Sembra essere l'antenato dei 10.000 esseri. Smussa le punte, scioglie i nodi. Attenua lo splendore, si unisce con la polvere. Profondo, sembra essere ancora presente. Io non so di chi sia figlio, la sua immagine è più antica del cielo. E qui finisce la lettura, avete visto era un capitolo molto breve. Che cosa vuol dire? Sembra sempre tutto così complicato e misterioso, criptico, ma non lo è, anzi. Vedrete che abbiamo un sacco di applicazioni alla vita dei giorni nostri, ma anche alla fisica quantistica, proprio all'interno di questo capitolo. Allora, visto la complessità di queste parole, cerchiamo di andare in profondità, quindi non rimaniamo in superficie, ma entriamo bene nel nostro capitolo. Il Tao, questa via, non è un mezzo di governo, non è un'imposizione, ma è il modo in cui opera l'universo. Noi non dobbiamo vederlo come qualcosa, una serie di regole, ma più il modo in cui le cose fluiscono, in cui le cose si realizzano, il modo tramite cui le cose funzionano. Le cose vanno avanti a dispetto degli interventi esterni, questo lo diciamo continuamente in ogni capitolo, che non è una filosofia dove l'intervento esterno viene visto in modo particolarmente positivo, anzi viene visto in modo negativo. Il Tao è vuoto, niente di orribile, non si tratta di un vuoto nel senso di assenza totale, di annichilimento, è un vuoto più che riguarda quel centro del pozzo, quel luogo profondo dove Yin e Yang sono in completa armonia, vanno a essere complementari, a completarsi, ad unirsi, generando così tutto il resto. Capite bene che quindi un vuoto che per nostra traduzione può essere visto come qualcosa di orribile, in questo caso è qualcosa che ricorda un momento di pace, di equilibrio, dove sostanzialmente tutto funziona a prescindere. Nella nostra visione, l'intervento nella nostra vita, quindi dire io mi creo un destino, io faccio determinate cose, viene visto come l'unico modo, mentre essere un po' più diciamo passivi in senso buono, lasciare compiere gli eventi, guardare l'acqua del fiume che scorre, viene visto in modo molto negativo. Però possiamo fare una riflessione, soprattutto dal punto di vista del taoismo esoterico, che è una forma di taoismo che usa i poteri, usa l'energia per creare delle cose. Beh, anche qui ci mettono in guardia e ci dicono, mettiamo il caso che io voglio creare un malessere, qualcosa di brutto nella vita di qualcun altro, in modo tale da ottenere dei benefici nella mia vita. Funziona, questa persona starà molto male, io avrò ottenuto dei benefici. Cosa succede? Che prima o poi l'universo dovrà rimettere le cose a posto, quindi questi malefici che abbiamo creato per l'altra persona si ripresenteranno nella nostra vita sotto un'altra forma in modo tale da ricreare un equilibrio. Quindi dobbiamo fare attenzione quando interveniamo all'interno di un processo naturale. Si può fare, ma va fatto con molta attenzione, con molta saggezza, con molta profondità, con una capacità di ascolto e di osservazione molto sviluppata e spesso noi siamo un po' superficiali su queste cose, ci lasciamo un po' andare al momento, quello che è. Un'altra frase che potrebbe colpire è sembra essere appena presente. Dov'è il Tao? No, il Tao c'è, però
proprio per quello che abbiamo appena detto, non è che si imponga, che è una presenza moralistica che ci impone una serie di regole, è presente, come detto nei capitoli precedenti, tutto esiste già, tutto è presente, tutto c'è. Quando è quindi che noi ci rendiamo conto di quello che c'è? Quando siamo partecipi del processo, quando noi osserviamo, nel momento in cui noi osserviamo una determinata cosa, questa determinata cosa si attiva, si palesa, diventa viva. E qui è un piccolo anticipo del taoismo rispetto alla fisica quantistica, perché appunto quando noi diamo attenzione a un certo fenomeno, il fenomeno si palesa, si fa vedere e nel momento in cui noi lo osserviamo gli diamo attenzione che esiste. Per noi chiaramente esiste a prescindere, ma è come se lo portassimo alla luce. Quindi una piccola anticipazione di quello che poi avrebbero scoperto molto più tardi. Tra l'altro ci sono un sacco di testi che confrontano taoismo e fisica proprio per questa sua capacità di aver interpretato alcuni fenomeni millenni prima di una scoperta scientifica che poi li andasse veramente a esporre al resto del mondo. Un'altra frase che potremmo definire abbastanza legata al mondo scientifico è si unisce con la polvere. Il Tao quindi non si occupa solo dei grandi fenomeni, delle cose importanti, ma si occupa anche di quelle più piccole che sembrano inutili o che ci sembrano così, ci sono, ma chi se ne importa. Pensiamo all'atomo o alle particelle ancora più piccole, noi non le vediamo, però esistono e il Tao se ne occupa. Per il Tao esistono e sono importanti uguali. Il fatto che noi non siamo in grado di osservarle non porta via importanza anche ai fenomeni più piccoli. E come dicevamo prima, allora se io do attenzione a una cosa, questa cosa si manifesta. Pensate se noi fossimo così attenti e profondi che riuscissimo a osservare l'invisibile, nel senso come gli atomi che non sono visibili magari direttamente ai nostri occhi. Quanta possibilità avremmo di entrare nei fenomeni, di dar loro attenzione, di comprenderli. E non si tratta solo di fisica, ma anche delle sfumature delle persone, magari un'espressione facciale, una piccola parola detta. Quelle sono tutte cose che magari noi consideriamo piccole, ma che in realtà fanno parte poi di qualcosa di più grande. Quindi proprio ogni atto di creazione è importante e ha a che fare con tutti noi, con tutto il resto. E questo ci dà anche la possibilità di tornare a parlare di fiducia, perché c'è questo ordine naturale che a volte sembra non avere senso, magari anzi ci appare addirittura caotico, ma che in realtà è frutto di questa presenza eterna, come dice alla fine del capitolo 4 il Tao Te Ching. È una presenza che c'è già e che in qualche modo partecipa alla costituzione di questo ordine naturale, di questo modo delle cose di manifestarsi. Per cui è vero, noi possiamo intervenire, cercare di cambiare il nostro destino, ma qualsiasi cosa facciamo è comunque parte di un certo flusso, quindi in qualche modo c'è anche una fiducia in questa presenza non giudicante, in questa idea di realizzazione delle cose che va al di là di quello che noi magari ci affanniamo a voler fare o ottenere. E per me è rincuorante questa immagine di questa presenza che c'è, non giudica bene, non giudica male, c'è, è presente e si manifesta nelle cose attraverso l'osservazione. Quindi quando noi abbiamo la possibilità di osservare davvero le cose, vediamo manifestarsi proprio la presenza del Tao, della via. Quindi, cosa vi lascio come riflessione finale? Non voglio andare troppo oltre perché era un capitolo breve, ma comunque molto intenso. Quando siamo molto distratti, noi ci perdiamo la possibilità di creare questa connessione con le cose, con i fenomeni, con gli eventi, con le altre persone, con gli animali, con la natura, con qualsiasi cosa vogliate. E se lo facesse qualcun altro al nostro posto? Quindi, se veramente noi attraverso la nostra consapevolezza, la nostra attenzione fossimo in grado di collegarci a delle cose, a dei fenomeni, ma rinunciassimo perché siamo troppo distratti, stressati, presi da un mondo finto digitale e nel frattempo qualcun altro si occupasse delle nostre cose?
vi lascio con questa riflessione. Grazie mille, so che era abbastanza complesso come capitolo, ma spero vi sia piaciuto. Ah, non ho detto che è sempre una lettura dell'Universale Economica Feltrinelli Tao Te Ching. Grazie e buon pomeriggio.